Ciao a tutti ragazzi, io sono Aletech e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi ci ritroviamo in un nuovo video, in una nuova lezione, cioè la lezione 4, capitolo 1, come sempre, libro A di scienze, misure di massa e peso. Come promesso, oggi avrei messo 2 video al posto che uno perché la lezione 3 riguardava il tempo e avevo messo una sola slide. Quindi eccovi qua un nuovo video. Che cosa sono la massa e il peso? I termini massa e peso sono spesso utilizzati come sinonimi, ma fanno riferimento a due grandezze molto diverse tra di loro. La massa può essere definita come la quantità di materia che costituisce un corpo. Il peso di un corpo è la misura della forza di gravità. Qua non c'è niente da dire, anzi magari proviamo ad evidenziare. La massa può essere definita come la quantità di materia che costituisce un corpo. Il peso di un corpo è la misura della forza di gravità. Ok, la misura della massa. La massa. Allora, iniziamo con un altro colore, facciamo arancione. L'unità di misura della massa è il chilogrammo. Un altro colore. Lo strumento per la misura della massa è la bilancia. Immaginatevi, ci sono diversi tipi di bilancia, c'è per esempio la bilancia a due piatti che ho scritto lì, dove tu metti 1 grammo d'oro e 1 grammo d'argento, allora tu riesci a capire quale è è più pesante dell'altro. Oppure c'è la bilancia ad un solo piatto che si utilizza magari nelle erberie, oppure anche in casa se devi pesare, non lo so, o il tuo peso del corpo, oppure la quantità di cibo, eccetera. Evidenziamo un tipo di bilancia è quella a due piatti, anzi non utilizziamo il blu perché è brutto, è troppo scuro. Un tipo di bilancia è quella a due piatti in cui l'oggetto da misurare è confrontato con opportune masse campione, cioè quello che vi ho detto prima. La misura del peso. L'unità di misura è la forza e quindi anche il peso. Adesso evidenziamo, vediamo se il viola va, più o meno, vabbè, va, ma sì, dai. L'unità di misura è la forza e quindi anche il peso. Questo è importante, quindi lo evidenzio bene. Nel sistema internazionale è il Newton. Lo cerchiamo, questo lo cerchiamo, anche se non sono tanto bravo a cerchiare. Comunque, che è la forza necessaria per tenere sollevata una massa di 102 grammi. E qua ci sono i multipli e sottomultipli del chilogrammo. In realtà ci sarebbe anche un'altra tabella da mettere, che sarebbe sottomultipli del grammo, ma tanto ve li dico. Adesso guardiamo i multiplo, perché è solo uno, del chilogrammo. Si chiama megagrammo, il simbolo mg, m maiuscola. Equivalente rispetto al chilogrammo, un megagrammo sono 1000 kg. Cosa vuol dire? Che è 1000 volte più pesante rispetto a un chilogrammo. Per esempio, una cosa che pesa 1 chilo è 2 bottiglie d'acqua. Per esempio, facciamo finta da mezzo litro ciascuno.
e se le moltiplichiamo, quindi diventano 1000 bottiglie, cioè diventano 2000 bottiglie, equivalgono a 1000 kg, 2000 bottiglie da mezzo litro equivalgono a 1000 kg e quindi un megagrammo. 1000 kg potrebbe essere, non lo so, una nave, comunque cose molto pesanti. I sottomultipli invece sono ettogrammo, decagrammo e grammo. Un ettogrammo sono 10 volte meno, cioè la decima parte del chilogrammo, quindi 0,1 kg. Se io dico, se io dico che peso 0,1 kg sarebbe impossibile, però se dicessi questo direi che peso un ettogrammo. Poi un decagrammo, la centesima parte del chilogrammo, che lo possiamo interpretare in due modi, o 100 grammi o 100 grammi o 0,01 kg. E infine il grammo che è la millesima parte del chilogrammo. Quindi 1000 grammi fanno un chilo. Le slide finiscono qui. Mi raccomando, spero che questo video vi sia piaciuto. Ovviamente, come tutte le altre lezioni, in descrizione vi lascerò il link per scaricarvi il video, così offline ve lo potete guardare. Poi vi lascio anche il link del PDF, così ve lo potete stampare. Il link del file PowerPoint, così lo potete modificare come volete, se avete il PowerPoint, anche da telefono se non sbaglio. E poi vi lascio anche il link del video che c'è su YouTube. Spero che questo video sia piaciuto, mi raccomando, commentate, iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video. Ciao!